Oggi realizzeremo insieme uno di questi bracciali. Faremo insieme in particolare questo che ha un solo giro intorno al polso. Vedremo come mettere la chiusura e come infilare le perline per realizzare questa lavorazione. È un braccialetto facile, veloce da realizzare, lo possiamo fare a un giro, a più giri, oppure con lo stesso schema possiamo fare ovviamente anche una collana, ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Per questo progetto ci serviranno filo cotone cablé in 3 colori, delle perline Rocale 80 in 3 colori, delle perline più grandi, non è importante la dimensione, è importante che abbiano un foro bello largo, una chiusura, delle forbici, un ago per infilare le perline, un uncinetto molto sottile tipo 1,25 mm e un uncinetto da 2 mm. Realizzare questo braccialetto è semplicissimo, l'unica cosa a cui avere attenzione è mantenere in ordine i fili in maniera che non si annodino, perché dovremo lavorare costantemente con 3 fili appaiati. Partiamo con infilare 9 perline per ogni colore, quindi 9 gialle, 9 arancioni e 9 verdi nel mio caso. Se abbiamo 3 aghi per infilare le perline, tanto meglio, così possiamo lasciare ogni ago sul suo filo. Infilate le 9 perline per colore, prendiamo una perlina di quelle grandi e infiliamo su tutti e 3 i fili. Così. Quindi quello che abbiamo è 9 perline per colore più una grande infilata su tutti e 3 i fili e ripetiamo questa sequenza, quindi adesso infiliamo ancora 9 perline per colore, poi una perlina grande su tutti e 3 i fili e così via per la lunghezza desiderata. Oggi facciamo un bracciale a un giro, ma potrebbe essere che vogliamo fare un bracciale con più giri oppure una collana, e quindi a seconda vedremo quante sequenze infilare. E questo è il risultato quando infiliamo le perline. Io ho infilato 6 sequenze, quindi 9 perline di quelle piccole più una di quelle grandi per 6 volte, e poi alla fine finiamo, qualunque sia il numero di ripetizioni che volete infilare, alla fine finiamo con 4 perline piccole per colore. Io queste le ho infilate per fare un braccialetto di un solo giro, sicuramente saranno abbondanti, ma come sappiamo con le perline è meglio infilarne in più che in meno. Io ho trovato queste perline di legno col foro un po' più grande ed sono state quelle che ho trovato col foro più grande, però se avete un foro ancora più grande, ben venga. Il braccialettino in realtà sarebbe già bellissimo così, però siccome noi vogliamo uncinettare, uncinettiamo. Lasciamo una codina iniziale lunga e facciamo un cappietto iniziale. Questo è quello che faremo per ogni colore di filo che utilizziamo. Portiamo avanti le perline e molto semplicemente lavoriamo delle catenelle inglobando le perline. Quindi la prima catenella la lavoriamo senza e poi lavoriamo in ogni catenella una perlina. Semplicissimo. 2, 3 e 4. E questo procedimento lo ripetiamo per ogni colore. Quindi lasciamo in sospeso l'arancione e prendiamo un altro colore, per esempio il verde. Facciamo anche qui un nodino iniziale e lavoriamo come prima una catenella e le 4 catenelle con le perline, e così facciamo anche per l'altro colore. Una volta lavorate tutte e 3 le file di perline, prendiamo tutti e 3 i fili colorati sull'uncinetto e ingrandiamo un po' l'asola. Portiamo avanti la perlina e qui, se avete una perlina con il foro veramente molto largo, potete tenere anche questo uncinetto. Io, non avendo un foro molto largo, utilizzo per questa operazione un uncinetto più sottile. Quindi con un uncinetto molto sottile entriamo nella perlina grande da sopra a sotto e
peschiamo tutti e tre i fili. Questo potete farlo tutti e tre i fili insieme oppure anche uno alla volta, ma se ci riuscite insieme è meglio perché fate prima ed è anche più ordinato. E semplicemente estraiamo i tre fili. A questo punto basta accomodare qua sotto tirando un po' i fili e questo è il risultato. Da una parte abbiamo le perline lavorate che abbiamo appena lavorato, abbiamo la perla grande con nessun filo intorno e dall'altra parte abbiamo i tre fili con cui stiamo lavorando e le tre asole con cui lavorare. Ok, per ripartire prendiamo un'asola alla volta e le lavoriamo. Quindi qua dobbiamo solo tirare un po' il filo che va verso il gomitolo per fare l'asola della grandezza giusta, così, e portare avanti le perline e lavorarle. E come prima lavoriamo in ogni catenella una perlina. E così facciamo per tutti e tre i fili. E come prima, una volta lavorate tutte le perline, mettiamo tutti e tre i fili sull'uncinetto, portiamo avanti una perlina di quelle grandi, cambiamo uncinetto, quindi entriamo da sopra, prendiamo tutte e tre le asolette. Questa cosa funziona se tutte e tre le asole hanno la stessa dimensione. Teniamo teso il lavoro sotto e portiamo fuori i tre fili. Se sotto, ed è normale che sia così, i fili non sono a posto, basta tirarli da sopra. Quindi uno alla volta li tiriamo così per fare in modo che sotto le catenelle arrivino proprio alla perlina di legno. E adesso, come prima, uno alla volta ricominciamo a lavorare i nostri fili. Quindi lasciamo l'uncinetto piccolo, prendiamo l'uncinetto da 2 mm e partiamo per esempio dal verde. Ve lo faccio rivedere un'altra volta. Allora, qui per fare l'asolina della dimensione giusta dobbiamo tirare il filo che va verso il gomitolo. Tiriamo il filo che va verso il gomitolo e nello stesso tempo teniamo il lavoro sotto perché sennò arricciamo l'ultima catenella. E tirando, con l'uncinetto ovviamente infilato, abbiamo la dimensione giusta e possiamo cominciare di nuovo a lavorare tutte le perline. Andiamo avanti così per tutta la lunghezza desiderata. Lavorato il numero di ripetizioni che ci servono per avere la lunghezza desiderata, come all'inizio, alla fine lavoriamo solo 4 perline invece che 9 e per ogni filo, per ogni colore, lavoriamo, dopo aver lavorato le 4 perline, una catenella aggiuntiva e tagliamo il filo un po' lungo. Estraiamo l'uncinetto e vediamo come attaccare la chiusura. Per la chiusura abbiamo diverse opzioni, o usiamo quindi una chiusura o semplicemente un moschettone con il suo anello, oppure se vogliamo una chiusura fissa, quindi che non si possa più aprire, possiamo fare semplicemente con una perlina. In questo caso però dobbiamo considerare che il bracciale o la collana non si possono più aprire e quindi se è una collana basta che sia una collana grande che passa lo stesso per il collo, se invece è un bracciale sarà un bracciale che fa più giri e quindi possiamo mettere anche se chiuso. Per fare la chiusura con la perlina, che è la più economica perché basta una perlina, io vi consiglio di iniziare e finire il braccialetto con 9 perline invece che con 4 come abbiamo fatto, in maniera che infilando l'ultima perlina che fa da chiusura si possano avere tutte le sequenze della stessa dimensione. Vediamo come fare. Quindi vediamo come usare la perlina come chiusura. In un ago infiliamo tutti e tre i fili di un capo e infiliamo la perlina. Ed ora molto semplicemente
facciamo un nodo anche doppio tra questi fili, tra quelli di inizio e quelli di fine, ben vicino all'inizio del lavoro, e poi nascondiamo i fili dentro questa perlina. Non ve lo faccio vedere perché in questo braccialetto metto la chiusura e quindi se lo chiudo poi non posso più farlo. Ed ora vediamo come mettere una chiusura. Oggi mettiamo il moschettone, ma nella stessa identica maniera possiamo mettere qualunque tipo di chiusura. Anche in questo caso facciamo una cosa super semplice: infiliamo i fili nella chiusura che vogliamo e creiamo un piccolo anellino con i fili, con l'uncinetto, con un ago, come vi trovate meglio. Facciamo proprio un nodo, basta che sia vicino all'inizio del lavoro, in questo modo. Tiriamo bene. Possiamo farlo anche doppio per sicurezza e lo facciamo attorno ovviamente al lavoro, all'inizio del lavoro. Così. Ed ora con l'ago nascondiamo ogni filo dentro il suo colore. Prendiamo per esempio l'arancio e lo lavoriamo attraverso le catenelle, facile facile. Senza tirare, fino ad arrivare alla perlina, quella grande. E arrivati alla perlina grande entriamo e usciamo dall'altra parte. Senza tirare, accomodiamo sempre il lavoro e qui agganciamo un filo e torniamo fuori di nuovo dall'altra parte per essere certi di aver saldato al meglio. Così, e adesso tagliamo il filo raso. Nello stesso modo nascondiamo anche questi due fili e facciamo anche l'altra parte della chiusura. E una volta nascosti tutti i fili avremo questo, sia da una parte che dall'altra. E il braccialettino è finito. È un braccialettino semplice, veloce da realizzare e un po' diverso dal solito. Questo che abbiamo fatto oggi insieme l'abbiamo fatto perché faccia un solo giro sul polso. Questo invece ha una chiusura un po' diversa e fa 2 giri nel polso. Come abbiamo capito, con lo stesso schema potremmo fare anche collane di più giri o bracciali di più giri. Io non vedo l'ora di vedere tutti i vostri colori, le vostre realizzazioni. Nel frattempo vi mando un abbraccio, un bacio e vi saluto. Ciao!